Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo questo stack della JPRC. Si tratta dello stable F411 Flight Controller più ESC più VTX. Se volete acquistarlo trovate il link in descrizione. All'interno della scatolina troviamo lo stack, un'antenna lineare per la VTX, un connettore XT30 per gli ESC e un condensatore 320 microfarad 25 volt. Abbiamo anche un cavetto per collegare la videocamera FPV, dadi e stand off per fissare lo stack al frame e per finire il manuale della VTX. Questo stack JPRC ha lo standard 16x16 ed è altamente indicato per frame da 2 o 3 pollici di classe Toothpick. Io lo userò su questo Mayframe Neutron da 2, se volete maggiori info su questo frame potete vedere la mia recensione, vi lascio il link in descrizione. Per farvi vedere quanto è piccolo questo stack, guardate il confronto con schede 30x30. In appena 11,5 mm di altezza abbiamo ESC, Flight Controller e VTX. Smontiamo lo stack e analizziamo le singole schede. Iniziamo con gli ESC 4 in 1, il firmware è BLLS, quindi possiamo usare i protocolli di SHOT 600, 300 o 150. Abbiamo anche la compatibilità per i protocolli analogici come OneShot, Multishot o PWM. Io consiglio di usare il protocollo di SHOT 600 che è il migliore disponibile, o al limite se avete qualche problema usate il di SHOT 300. Questi ESC supportano una corrente continua di 12 A, un valore in linea con i motori che si usano di solito abbinati a queste schede. I JPRC 4 in 1 possono essere alimentati con batterie da 2 a 4 celle. Per quanto riguarda il Flight Controller abbiamo un processore F4 e giroscopio M+6000. Queste caratteristiche sono quelle standard di tutti i Flight Controller e ci mettono a disposizione le ultime feature di Betaflight. Non manca l'USD per visualizzare a schermo tutte le informazioni utili come tensione batteria, RSSI, firma, eccetera. Questo è il tasto boot per fare l'aggiornamento firmware. Il target di questa scheda è Matek F411. Lo stable Flight Controller ha integrato un back a 5 V da 2 A, sufficiente per collegare il ricevente, videocamere FPV, LED e così via. Questo pad serve per collegare l'ingresso di una VTX esterna, nell'eventualità di non poter utilizzare quella dello stack. Questi sono una terra e un'uscita a 5 V, non mancano i pad per il buzzer e quello per i LED. Questi pad sono relativi alla UART 2 e servono per collegare la ricevente. Abbiamo due GND, un pad a 3.3 V per riceventi Spectrum e uno a 5 V per riceventi FrSky, FlySky e Crossfire. Questo è il pad RX2 con inversione, da usare quindi con riceventi FrSky e SBUS. Questo è il pad RX2 senza inversione, quindi da usare con le riceventi Spectrum, Crossfire o iBus. Qui abbiamo il pad T2 che è il TX della UART 2, da usare per completare il collegamento delle riceventi TBS Crossfire. Su questo pad NT2 il manuale non dà alcuna indicazione, potrebbe essere un pad TX con inversione, quindi da utilizzare con telemetria FrSky, tuttavia il manuale di istruzioni propone di collegare la telemetria FrSky sul T2, utilizzando un eventuale pad con inversione della ricevente, come quello presente sulla RXSR e sulla R9MM. Al momento non posso confermarvi se questo sia un TX con inversione o meno, farò qualche prova più avanti quando userò questo stack nella build del Mayframe. In ogni caso il manuale di istruzioni descrive molto dettagliatamente come collegare tutti i tipi di ricevente, come XM+, RXSR, R9, riceventi con firmware F-Port, riceventi Crossfire, Spectrum e iBus. Questo Flight Controller ci mette a disposizione solo due porte UART, una è utilizzata per la telemetria della VTX, l'altra andrà utilizzata per la ricevente. Due porte UART potrebbero sembrare poche, ricordiamoci però che su microdrone non monteremo mai molte periferiche, come ad esempio un GPS, quindi due porte UART sono sufficienti e all'occorrenza possiamo sempre fare delle soft serial. In questo lato abbiamo un connettore per la videocamera FPV, da usare abbinato al cavetto che ci viene fornito in dotazione. L'estremità che va alla videocamera ha positiva a sinistra, negativa al centro e segnale a destra. Questa configurazione è standard e va bene per la maggior parte delle videocamere FPV. Comunque prima di collegare questo cavo verificate che i fili corrispondano ai pin della videocamera.
Per quanto riguarda la VTX abbiamo una 5.8 GHz a 48 canali, divisi nelle bande A, B, E, Fat Shark, Race Band e H. Possiamo scegliere la potenza tra 25, 100 e 200 mW. Abbiamo il Pit Mode per regolare la VTX senza disturbare chi sta volando in quel momento, caratteristica utile se stiamo usando il drone in qualche gara. Per quanto riguarda l'alimentazione possiamo usare batterie da 2 a 4 celle. Tutte le impostazioni della VTX possono essere fatte tramite telemetria Trump o tasto direttamente sulla VTX. Per configurare questa VTX tramite tasto facciamo riferimento al manuale, ma visto che questa VTX ha la telemetria Trump possiamo anche fare tutte le configurazioni tramite USD, visto che risulta più semplice e immediato. Vi ricordo che per attivare l'USD di Betaflight sui vostri occhiali dovete portare il throttle al centro, yaw a sinistra e pitch in alto. Quando siete all'interno del menu scegliete Feature, poi VTX TR. Dopo aver regolato banda, canale e potenza, per salvare andate in Set, poi Yes. L'antenna che ci viene fornita in dotazione è di tipo lineare, il connettore è un IPEX. Vi ricordo che è importantissimo mettere l'antenna prima di collegare la batteria al drone, in caso contrario la VTX si potrebbe riscaldare danneggiandosi in maniera definitiva. Nel caso aggiornate Betaflight alla versione 4.1 superiore si rende necessario configurare le VTX Table, in questo caso i parametri da inserire sono questi. Potete importare un qualsiasi preset, l'importante è editare la parte evidenziata con 25, 100 e 200 in valore e 25, 100 e 200 in label. In conclusione devo dire che questo stack 16x16 della JPRC mi è piaciuto molto, in pochissimo spazio abbiamo praticamente tutto quello che ci serve e rimangono da collegare solo la videocamera FPV e la ricevente. Le componenti 16x16 sono particolarmente indicate per frame molto piccoli, come ad esempio quelli da 2 pollici. Gli ampere degli ESC sono proporzionati ai motori che andremo a utilizzare con questo tipo di frame, infatti in media degli 1103 hanno un consumo sui 5-8 ampere. Per quanto riguarda la VTX, 200 mW sono più che sufficienti, anche considerando che con questo tipo di microdroni non si percorrono lunghe distanze. Dando uno sguardo a quello che offre la concorrenza, le proposte di stack 16x16 dell'iFlight e HGLRC sono decisamente simili per caratteristiche e prezzo. Quello che si discosta leggermente è lo stack HGLRC, che propone una VTX fino a 400 mW. Pur avendo una VTX meno potente ho preferito lo stack JPRC F411 perché è quello che rimane più compatto di tutti e anche pochi millimetri su un frame da 2 pollici fanno la differenza. Se avete in progetto di costruirvi un microdrone da 2 pollici, questo stack JPRC a mio parere è un'ottima scelta, in quanto ci dà tutto quello che serve in un'unica soluzione, rendendo la fase di build estremamente semplice. Questa era la mia recensione dello stack JPRC Stable F411. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Se volete supportarmi vi ricordo di acquistare questo o altri prodotti attraverso i miei link, trovate l'elenco in descrizione. Potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.